Gesticolare attira l'attenzione, la mantiene alta, aumenta l'efficacia del discorso e aiuta a comprendere e ricordare meglio. Ma soprattutto comunica con l'inconscio altrui influenzandolo. Impara a farlo nel modo corretto e a comprendere i messaggi nascosti di chi ti sta parlando. Sei pronto a scoprire tutti i segreti delle mani? Analizzeremo insieme i 16 gesti più comuni. Ti darò 2 utilissimi consigli che potrai mettere subito in pratica per avere dei risultati immediati. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina in modo da non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. In un video ti ho spiegato il significato delle 17 diverse strette di mano e in un altro il significato della posizione dei palmi. Li trovi in info box. Ora analizzeremo insieme i 16 gesti più comuni, così riuscirai a capire cosa realmente pensa chi ti sta parlando. Lo scoprirai al di là delle sue parole ed imparerai a gesticolare al meglio per essere più carismatico. Le mani giunte rivelano un atteggiamento ansioso, negativo o comunque molto controllato. Se usate durante una trattativa rivelano della frustrazione. Ha 3 varianti: mani giunte davanti al viso, mani giunte in grembo oppure appoggiate sul tavolo o in piedi all'altezza dell'inguine. Più le mani giunte sono tenute in alto e più risulterà difficile riuscire a convincere l'altro. Un consiglio prezioso. Come tutti i gesti negativi del linguaggio del corpo, per riuscire a ottenere il tuo scopo, dovresti riuscire in qualche modo a far sciogliere il gesto dell'altro. Perché la mente produce il gesto, ma se il gesto perdura, aumenta la sensazione che si sta provando. In questo caso, rafforza lo stato mentale negativo. Quindi potresti ad esempio offrire qualcosa da bere all'altra persona in modo che debba per forza sciogliere il gesto. Vedrai che l'atteggiamento migliorerà. Le mani possono essere giunte a guglia con le dita di una mano premute contro le dita dell'altra mano, a volte in movimento. Segnala sicurezza di sé. In ambito lavorativo è spesso usato dai superiori con i subalterni. Se vuoi trasmettere di avere una soluzione al problema, questo è il gesto ideale. La guglia alta è utilizzata da chi propone un'idea o dà una sua opinione, mentre la guglia bassa è utilizzata da chi sta ascoltando. Le donne però usano prevalentemente questa variante. Stai attento a non inclinare la testa mentre stai utilizzando la guglia alta, perché in questo caso potresti apparire arrogante e non è mai il massimo. Dopo scrivimi nei commenti quali sono i gesti che utilizzi più spesso. Chi lo trasforma in gesto di preghiera tendenzialmente si sente onnipotente. Cerca di evitarlo perché viene interpretato come autocompiacimento, non è il caso. Quando si sfregano i palmi ci si aspetta qualcosa di allettante, ma la velocità con la quale si esegue il gesto cambia molto il suo significato. Se è veloce ha una valenza positiva e oltretutto il beneficiario potrebbe essere l'interlocutore, ma se è lento la persona pare subdola e bisogna assolutamente dubitare. Stai sempre attento ai dettagli. Sfregare indice e pollice richiama il denaro, ma trasmette una sensazione piuttosto negativa, quindi anche questo meglio evitarlo. Le mani giunte a piatto. Questo gesto è usato esclusivamente dalle donne. Una mano è posta sopra l'altra, oppure c'è la variante in cui sono intrecciate. In questo modo si evidenzia il viso in modo da farlo ammirare, ed è usato soprattutto durante il corteggiamento. Se una donna lo usa, è interessata all'altra persona, oppure lo vuole adulare, potrebbe essere sia per interesse che sinceramente. Ora i gesti che implicano i pollici. Da sempre i pollici sono simbolo di potere. Pensa all'uso nell'antica Roma, dove il pollice alzato era la salvezza per il gladiatore, ma abbassato significava la sua morte. Ora con i social abbiamo questo potere di giudicare molto velocemente senza riflettere con tutti i pollicioni. I gesti con i pollici indicano superiorità e tendenzialmente sono molto più utilizzati dagli uomini piuttosto che dalle donne. Spesso gli uomini utilizzano gesti con i pollici sporgenti verso le donne da cui sono attratti. A volte chi utilizza questi gesti contemporaneamente si dondola sui talloni. Questo è un atteggiamento utilizzato per sembrare più alti e quindi più imponenti. Le mani vengono tenute in tasca ma con i pollici sporgenti. Questo può avvenire con le tasche dei jeans sia anteriori che posteriori, mentre quando si ha un abbigliamento elegante viene sostituita la tasca utilizzando quella del gilet piuttosto che della giacca. Se le tasche sono quelle posteriori, si ha un tentativo di cercare di nascondere l'indole dominante. Pollici sporgenti sono talvolta combinati con il gesto delle braccia incrociate.
e in questo caso si ha una combinazione di significati. L'atteggiamento difensivo o comunque negativo viene sommato alla sensazione di superiorità. Quando si indica qualcuno con il pollice lo si vuole ridicolizzare o disprezzare. Per tutti è molto irritante riceverlo, quindi sconsiglio di utilizzarlo. Presto farò un video sui gesti di avvicinamento al volto che merita una trattazione a parte. Iscriviti subito al canale per non perderlo. Questi erano tutti i gesti anteriori, ora passiamo a quelli posteriori. Cingere una mano con l'altra dietro la schiena esponendo il palmo è un gesto tipico di chi abbia una posizione di potere ed è molto comune fra i leader, sia militari che civili. Anche i reali usano parecchio questo gesto. Trasmette un senso di superiorità, sicurezza, potere. Chi lo utilizza sta inconsciamente agendo con grande coraggio. Questo perché espone delle zone vulnerabili che sono quelle del cuore, dell'addome, dell'inguine. Quindi sta trasmettendo un messaggio molto potente all'area più primitiva del cervello. Un consiglio utile. Per la solita legge di causa ed effetto, che vede la mente che traduce in gesti le proprie sensazioni, ma anche quest'ultimi che rafforzano decisamente le sensazioni della mente. Ti consiglio di utilizzare volontariamente questo gesto quando ti senti insicuro, quando sei in una situazione di stress o quando sei intimorito. Posizionati volontariamente in quel modo ed inviando tramite questo gesto potente la sensazione di superiorità e di sicurezza al tuo cervello, ti sentirai subito meglio, subito più sicuro. Prova e fammi sapere. Magari torna qui e lasciami un messaggio per farmi sapere com'è andata. Ma questo gesto delle mani dietro la schiena cambia radicalmente significato se non si cinge più la mano, ma si cinge o il braccio o il polso. La presa del polso denota frustrazione, questa abbinata ad un tentativo di autocontrollo. Più la presa si alza verso il braccio, e più grande è la frustrazione, ma soprattutto anche più difficile il tentativo di autocontrollo. Quindi presta sempre grandissima attenzione particolare che fanno un'enorme differenza nel linguaggio del corpo. Conoscendo e analizzando questi gesti riuscirai non solo a comprendere e decifrare gli altri, ma anche a utilizzarli meglio tu stesso, quindi a tuo vantaggio, trasmettendo le sensazioni che desideri per una comunicazione sempre più efficace e sempre più carismatica. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso e invincibile.